Ciao a tutti, stanotte è uscito un aggiornamento che molti di noi aspettavamo direi da anni, che è l'aggiornamento a Logic Pro 11.1. Allora, Logic Pro 11 è uscito a maggio ed è raro che la Apple faccia aspettare così tanti mesi prima di un aggiornamento, di solito ogni 2 o 3 mesi c'è qualche nuova versione. Questo caso qua ci ha fatto aspettare e sono contento che ci abbia fatto aspettare perché le nuove funzioni e i nuovi regalini che ci hanno fatto sono veramente molto molto belli. Andando in completo disordine, ad esempio, c'è la ricerca dei plugin, c'è la possibilità di spostare i canali del mixer direttamente dal mixer, cosa che io non ho mai visto in Logic, nonostante lo usi da molteplici versioni. E c'è un nuovo riverbero analogico che suona veramente bene e da paura. Insomma, andando per ordine, voglio farvi vedere un po' tutte queste che sono le funzioni maggiori e anche quelle minori, così che da giocare un po'. Allora, partiamo da quella cosa che sicuramente vi incuriosisce più di tutti, cioè quella dello spostare il canale direttamente nel mixer. Allora, se io faccio una selezione normale, come vedete, è tutto esattamente come prima, ma se io trascino, tengo premuto, posso muovere il canale direttamente all'interno del mixer, cosa che non era possibile prima. Prima dovevamo farlo da qua e spostarlo all'interno della track invece adesso possiamo farlo direttamente dal canale del mixer e questa è sicuramente la novità più accattivante di tutte. Ma non è solo questo, perché altre cose molto interessanti sono ad esempio il plugin search. Se io qua vado a creare un nuovo canale audio, sono qua nel mixer, voglio mettere un compressore, vado qua e c'ho il search, perché è vero che io posso andare qua a cercarmi i miei compressori e via dicendo, però è anche vero che magari io ce l'ho imboscato qua nel mio audio unit e se voglio andare a prendere ad esempio nel mio caso il limiter della Fab Filter che mi piace particolarmente, scrivo Fab, ecco qua che ho il limiter della Fab Filter, bello che è inserito. E sempre così posso mettere tutto quello che voglio, ad esempio cerco velocemente il gain, eccolo qua. Questo è molto utile. E un'altra cosa molto utile è che a livello di key command, quindi option K, c'è anche il nuovo search plugin, search and add plugin, che in questo caso qua è impostato con control command P, e questo cosa fa? Fa esattamente la stessa cosa, con la differenza che se io nel momento in cui creo un nuovo canale, se voglio andare fin da subito a dirgli ok, mettimi subito un compressore e mettimi subito un EQ. Buon, benché fatto, facile, veloce. Control, Command, P. E volendo andiamo a mettere fin da subito anche quello che è il nostro nuovo Quantec Simulator, perché hanno aggiunto questo nuovo riverbero, che si trova sotto la categoria riverberi. E che cos'è sto Quantec Room Simulator? Andiamo a fare una nuova traccia audio così vi faccio vedere fin da subito le potenzialità di questa nuova bestia. Allora, innanzitutto che cos'è e cosa rappresenta? È un emulatore di questa macchinina qua. Ha due tipi di circuiterie, una vintage, che è questa qua, e una più moderna, che è questa, che rappresenta questo. Suona veramente tanto bene. E adesso vi farò sentire, mettendo anche solo semplicemente un Apple Loop, quello che può fare questa macchinina qua. Allora, andiamo a mettere un Apple Loop qui, ad esempio. Ok, andiamo a prendere una voce tipo improv. Mm, che c'è meno. Andiamo a prendere questa qua, che è un po' più. Andiamo a prendere questo, ok. Mandu Z, tac, ok, ecco la nostra vocina. Do 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 ba do da. Do 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 ba do Adesso lo da. accendo.
Do 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 ba do da. Do 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 Questo è un po' più ba do brillante, da. questo è un po' più Do do caldo. do do Ovviamente ba. ha tutti i preset che vogliamo. Se andiamo a aprire la library e vado qua nel Quantup, vedrete che ci sono un sacco di preset, tutti molto accattivanti, e ce ne sono sia per la musica che per i dialoghi, che per gli speaker e le cuffie. Insomma, c'è veramente tanta roba, tanta roba. Do 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 ba do da. Do 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 ba do da. Do 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 ba do da. Cioè solo questo merita l'aggiornamento. Ma non è tutto. Hanno messo anche un nuovo pacchetto di Apple Loop, Modular Melodies, insomma di un sacco di suoni, che adesso non sto qua a esplorare per non farvi perdere il tempo. Poi hanno messo sempre per questo tipo di suoni anche dei nuovi suoni per Alchemy. Adesso vado a mettere Alchemy, facciamo che sfruttare la ricerca così, eccola qua. E per Alchemy, come potete vedere, alla sinistra ci sono anche qua dei nuovi suoni presi da Modular Melodies. Poi un'altra cosa interessante è la gestione dei plugin, perché, scusate la mia facciona, scusate che la abbasso un po', perché adesso io posso cancellare i plugin direttamente col tasto Command. Guardate un po', vado qui, premo Command e cancello il plugin. Cioè si compare proprio una gomma che io posso sfruttare per cancellare i plugin. E molto interessante. Prima di andare avanti volevo ricordarvi che se fate una ricerca veloce su Amazon scrivendo Logic Pro 11, c'è il primo libro al mondo su Logic Pro scritto dal medesimo spettinato, che c'è sia al momento in inglese che in italiano che in tedesco, e nuove traduzioni sono in arrivo. Ringrazio tutti quelli che han lasciato la recensione, il libro è disponibile in tutto il mondo, adesso andiamo a vedere ad esempio su Amazon.com, scrivo Logic Pro 11, ecco che il libro sta andando veramente molto bene. Ringrazio tutti quelli che l'hanno acquistato e tutti quelli che lo acquisteranno ancora, ovviamente. Poi, andando avanti, è possibile mandare i progetti di Logic direttamente ai voice memo. Quindi vado su File, Share, e come vedete posso mandare le mie canzoni direttamente ai voice memo. È una cosa interessante perché comunque io che sfrutto molto i voice memo, ecco che avere già delle indicazioni su quello che sto facendo mentre sto guidando in macchina, ad esempio, è interessante. Poi ha messo l'input search, anche questo è interessante perché nel momento in cui vado su input e magari io ho un'interfaccia con una valangata di canali, posso andare a cercare sia in input che in output che nei bus quelle che sono le mie cose. Ad esempio in questo caso qua c'ho un snare verb che è il bus 27, vado qua, imposto snare, ecco che lo becco subito. Quindi anche sui bus, sull'input e sugli output c'è il search, è veramente molto bella. E poi ultima, ma non per, come dire, di interesse, c'è la possibilità di mettere il buffer size e la frequenza di campionamento direttamente a display. Si fa in modalità custom, tasto destro, customize control bar in display, ecco che c'è la possibilità di mettere sample rate e buffer size, quindi in questo caso qua sono a 48 e 512,